Probabilmente l'avrete già saputo, la notizia di queste ultime ore ci ha lasciato Dusty Hill, storico bassista degli ZZ Top. Ma chi era Dusty Hill e soprattutto perché ha lasciato questo enorme vuoto, perché molti ne stanno parlando, cosa ha rappresentato per gli ZZ Top e che cosa hanno rappresentato gli ZZ Top per il mondo del rock in generale. Probabilmente se conoscete la band, se siete dei fans, sapete già tutto, ma invece se non sapete molto di questa band e di questo bassista, eccovi nel posto giusto, perché oggi andremo a parlare proprio di lui e di loro. Oh, ciao a tutti, sono sempre Davide, questo è sempre il canale dei Buzzwalkers. È un po' che non ci vediamo, chi mi segue lo sa e probabilmente già si starà chiedendo ma allora ricominci, cosa fai? Fai ancora video? Fermi tutti, ne parliamo dopo, siamo qui per parlare di Dusty Hill, bassista degli ZZ Top. Se rimanete con me fino alla fine vi spiego perché il silenzio di questo periodo, ma soprattutto vi dirò se e quando ricomincerò a fare video. Ma bando alle ciance, cominciamo a parlare di Dusty Hill, che come saprete probabilmente ci ha lasciato qualche giorno fa. Non è stata data notizia ufficiale sul perché, pare sia morto nel sonno, ma si sa che da qualche anno che effettivamente non godeva di ottima salute, e sappiamo anche che nell'ultima settimana gli ZZ Top continuavano perlomeno a essere in tour, ma lui aveva mollato e si era fatto rimpiazzare per questo breve ultimo periodo. Vediamo un po' di ripercorrere la storia di questo bassista e di questa band per capirne un po' di più sul chi era. Allora, a un primo sguardo sicuramente molti di voi storceranno il naso perché non è certo stato un bassista considerato virtuoso, però è semplicemente quello che deve fare, come ho sempre detto, un bassista rock: avere tiro, avere potenza, avere sound, essere sempre presente, delle linee di basso magari semplici ma sempre efficaci, sempre con un timing veramente pazzesco, e la band era quello che era anche soprattutto secondo me grazie proprio a lui e al loro modo di suonare, di intendere la musica. Vediamo un po' di ripercorrere insieme anche la vita, la storia di Dusty Hill. Di Dusty Hill sappiamo che nasce nel 49 a Dallas e vivrà poi lì vicino a Lakewood, una località non molto distante da Dallas stessa, e inizia la sua carriera suonando con band locali insieme al fratello e, pensate, fin da subito insieme anche a Frank Bird, quello che poi sarà il batterista anche degli ZZ Top. Cosa succede? Che a un certo punto si trasferisce da Dallas a Houston, dove incontra Billy Gibbons, che sta cercando di mettere in piedi una nuova band, recluta entrambi, quindi il nostro Dusty Hill e il batterista Frank Bird, e nascono così ufficialmente intorno al 1969 gli ZZ Top. Da quel momento diciamo che rimarrà sempre fino alla morte effettivamente con la band texana e avrà modo di percorrere tutte le fasi della band, dagli inizi un po' difficoltosi fino al successo stratosferico degli anni '80, fino a partecipare anche insieme a loro ad alcuni film. Tutti ricorderanno sicuramente le scene di Ritorno al futuro 3 in cui interpretano loro stessi ma nei panni di una band country. Come on, let's have some fun! Saputo che uno degli elementi caratterizzanti della band che li rende così famosi in tutto il mondo è sempre stata sicuramente anche il loro aspetto, la loro barba. Pensate che pare che nel 1984 fu proprio Dusty Hill a rivelare questa cosa, fu proposto agli ZZ Top dalla Gillette di girare uno spot pubblicitario in cui avrebbero dovuto tagliarsi la barba. La Gillette era disposta a offrire $1 milione a testa sia a Gibbons che a Dusty Hill, entrambi si rifiutarono.
Bene, dicevamo, quindi nel 69 si formano gli ZZ Top e poi cosa succede? Succede che cominceranno a realizzare qualche disco e inizialmente però non è che avranno tutto questo enorme successo, si limiteranno a suonare in Texas e anche lì comunque la critica non è mai dalla loro parte, diciamo, fino a quando nel 71 realizzano Tres Hombres, probabilmente il loro disco più acclamato ancora oggi, e lì magari le cose cominciano un po' a migliorare, il tempo di realizzare ancora un paio di dischi e poi diciamo intorno al 1976 decidono di prendersi una piccola pausa. A questo punto cosa succede? Succede che il loro produttore e manager riesce ad avere un contatto con la Warner Bros., quindi a portare il catalogo di ciò che hanno realizzato fino a quel momento in questa importante etichetta e da lì in poi proseguire la strada appunto con questa casa discografica. Succede anche però che nel momento in cui si ritrovano, dopo parecchio tempo, si ritrovano e scoprono sia uno, Billy, che l'altro, Dusty, di essersi fatti crescere entrambi la barba e da quel momento in poi quello diventerà il loro look, il loro marchio di fabbrica. Quindi fino a quel momento nulla, da quel momento in poi sti due barboni. Attenzione, anche il batterista a tratti riuscì a farsi crescere la barba, però ha sempre detto che non era il suo, gli dava fastidio, insomma non era proprio come loro. Invece loro due convinti, da quel momento in poi, diciamo, questo è stato l'aspetto fondamentale probabilmente della loro immagine. Continua quindi con la Warner la loro carriera in studio e nel 1983 esce Eliminator, probabilmente il disco che li ha resi celebri a livello mondiale. Eliminator è stato un successo veramente mondiale, per la prima volta i loro album non erano più di platino ed oro solo negli Stati Uniti e in Canada, ma anche in tantissimi paesi europei. In Italia no. In Italia in quel momento avevamo in classifica nelle primissime posizioni Gigi Sabani, Cristina D'Avena, Toto Cutugno, ecco. Poi mi dite perché non parlo spesso della musica italiana. Ecco, il disco successivo fu Afterburner, 2 anni dopo, nel 1985, che sì, ebbe comunque un discreto successo, però è il disco che iniziò a far storcere un po' il naso ai fans storici, perché dovete sapere che in Eliminator, come avrete sentito da questi brani che vi ho proposto, che sono famosissimi oltretutto, gli ZZ Top cominciarono a lavorare un pochino più sui synth, sui suoni elettronici, cercarono di portare questo tipo di sound, che era nuovo, quantomeno diverso da tutto quello che avevano fatto prima, anche su questo disco successivo dell'85, ma i fan cominciarono a vederlo un po' male, diciamo che auspicavano più un ritorno al sound old style, diciamo, che è quello che li ha resi celebri, li ha caratterizzati in tutta la prima parte della loro carriera. E fu così che dal disco successivo tornarono un po' sui loro passi, diciamo, eliminando grossa parte di quello che era l'elettronica e tornando in parte, in ampissima parte, a quello che era il sound più southern rock, che è il loro suono, diciamo così, caratteristico. Questi nuovi lavori li porteranno
fino a passare alla nuova etichetta discografica che sarà la RCA. Fino al 2000 tutto bene, nel 2000 ecco che a Dusty viene diagnosticata l'epatite e qui cominceranno un po' i suoi problemi di salute. Il resto, diciamo, è storia recente. Ovviamente negli anni 2000 gli ZZ Top hanno realizzato parecchi dischi, anzi c'è tutta una parte della discografia degli anni 2000 in cui veramente pare che abbiano avuto l'intenzione, la voglia di tornare a un sound più vecchia scuola. E niente da dire, ci sono anche riusciti, se non che ovviamente come tutti i fans di tutte le band, dopo un po' di anni cominciano a storcere un po' il naso, i miei primi dischi erano più belli, di qua e di là. Comunque assolutamente una band che ha fatto la storia. Da 71, che diciamo così è un po' l'anno della svolta, l'anno dell'uscita di Tres Hombres, fino al giorno d'oggi, comunque insomma pensate, sono 50 anni in cui sono riusciti a sfornare dischi, a tenere tour a livelli altissimi, collaborazioni importanti, li avrete visti in tutte le salse, come dicevamo prima, appunto anche quelle di attori. Insomma dai, gli ZZ Top sono una di quelle band che assolutamente è innegabile che abbiano fatto la storia. Poi si può criticare, come sento molti bassisti fare, il fatto della tecnica. La tecnica, ragazzi, non conta, ne parlo da sempre, ve l'ho già detto più volte, il risultato è quello che conta e gli ZZ Top come risultato non sono secondi a nessuno. Insomma, diciamo che il loro sound e la loro musica la riconoscete dalle prime due note. Questo è il loro marchio di fabbrica, questo è quello che questa band ha fatto negli anni. Bene, siamo arrivati quasi alla fine e giustamente qualcuno a questo punto mi farà notare: ma tu prendi così, ti metti a fare i video e non dici perché sei sparito? Allora, sì, è vero, sono sparito, ho avuto tutta una serie di problemi di cui non vi sto a raccontare per non annoiarvi, ma avevo già intenzione di ripartire. Ho una data che è quella del 23 agosto, quindi lunedì 23 agosto ricomincerà la programmazione di questo canale come abbiamo sempre fatto. Aspettate che mi siedo. Il lunedì, come sempre, ok, tutti i lunedì alle 21, da quel giorno in poi ripartiranno i video. Questo è una tantum, questo è un exploit che mi sono sentito di girare così appena ho avuto la tristissima notizia. Sapete che è uno dei bassisti a cui sono sempre stato più legato, è comunque un bassista di quei generi che io adoro, come il southern rock, come il blues, insomma come tutta la musica americana, quindi mi sentivo di girare questo video. Non è questo il video con cui riparto, ci sarà ancora una piccola pausa perché sto lavorando al futuro, ma dal 23 agosto tornerò pieno ritmo con tanti video, tante sorprese, tanti videocorsi e tutto quello che volete. Bene, per chiudere cosa vi posso dire? Che attualmente tutta quella che è la comunicazione degli ZZ Top, stampa, social, eccetera, non ha minimamente accennato all'ipotesi di uno scioglimento della band. Sappiamo che da che è stato male comunque la band continuava a esistere, continuava a girare. Al basso ritroviamo in questo momento Elwood Francis, che è il loro storico tecnico delle chitarre, dei bassi, insomma una persona che ha accompagnato la band, li accompagna da almeno 20 anni, forse di più, insomma comunque sono in buone mani. Ecco, la band probabilmente cercherà di continuare la strada, ovviamente Dusty Hill rappresenta gli ZZ Top al 100%. Bene, questo era Dusty Hill, Beer Drinker and Hellraiser, e questa è per te. Arrivederci Dusty.